Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew e anche oggi passeremo questa puntata rispondendo a una serie di commenti o altre cose che mi sono arrivate o su YouTube o su altri canali. E niente, oggi rispondo a Blank, che Blank, per chi non lo sapesse, è l'admin di questo fighissimo canale gruppo Telegram, su cui si chiama Vocaloid Italia, su cui ci stanno un po' di gente che non fa altro che di cazzate tutto il giorno, però è molto divertente, mi piace tanto, perché tutti, cioè, praticamente si chiama Vocaloid Italia, poi di Vocaloid non se ne parla quasi per niente, si dicono che non si fa altro che di cazzate da inizio alla fine, spammando sticker Vocaloid, insomma è un posto molto, molto divertente, cioè sicuramente non il migliore cioè non è proprio purista, nel senso perché è più off topic che Vocaloid, però insomma è un taglio, è veramente un bellissimo gruppo e vi consiglio di andarci. Alla Blank, parlando con Blank, praticamente stiamo a dire che non mi ricordo bene esattamente perché è passato un po' di tempo, però quello che mi sono preso come appunti era rispondere a Blank su perché mi merito pure io un paio di vaffanculi. Quindi non mi ricordo onestamente perché sia uscito un po' questo discorso sul fatto che mi meritassi un paio di vaffanculi oppure no, però me lo so preso come appunto, me lo so scritto, ho detto guarda tu rispondi a Blank sul fatto perché mi merito pure io un paio di vaffanculi. Quindi oggi parleremo di questo e tu mi potresti dire Gigi, ma a me che cazzo me ne frega perché te devi meritare un paio di, cioè, capito? Piateri e basta, senza che mi stai a attaccare la pippa su perché te li meriti. No, però sto video è rivolto principalmente a tutti quelli che so, ai miei fan che pensano ammazza Gigi quanto è bravo. No, vi voglio far vedere che in realtà un paio di vaffanculi me li merito pure io e forse mi dovreste dare perché alla fine me li merito. Quindi ecco, di averci un occhio critico anche su chi poi vi piace, cioè quindi magari pure se state qui perché vi piaccio, ci dovete avere un occhio critico, ok? Anche su quello che poi è il mio lavoro. E allora, uno dei motivi per cui mi merito il primo vaffanculo dei due è perché quello che sto a fa oggi come Gigi Mew l'avrei potuto fare 5 anni fa. Allora, qualche volta ve l'avevo accennato sul fatto che 5 anni fa feci sto brano che si chiamò La festa del patata e più o meno era, non era esattamente come Gigi Mew come lo vedete adesso, però più o meno la maggior parte delle cose che sto a fare oggi come Gigi Mew l'avrei benissimo potuto fare 5 anni fa. E allora dici che cazzo hai fatto in questi 5 anni, no? Perché non hai fatto quello che potevi fare prima, no? Insomma, all'epoca, 5 anni fa, c'avevo starto progetto che si chiamava Mitsume Temer Comitato per la Terra Rotonda, che è stato un bellissimo progetto con cui ho prodotto un gruppo di idol, anzi tre in tutto per l'esattezza. Avevamo dei personaggi, abbiamo fatto contratti di licenza, insomma, avevamo anche via tramite contratto di licenza un negozio con i miei personaggi che stava qui a Tokyo, insomma un'altra serie di cose, insomma ho vinto premi, siamo stati alla Tokyo Kawaii Parade, abbiamo fatto un sacco di cose, ma proprio tante, è stato un bel progetto. E dentro a questo progetto c'era sto brano che era la festa del patata, no? E quindi diciamo però 5 anni fa quando mi sono messo a fare la festa del patata non c'avevo proprio il tempo materiale di starci dietro e fare altra roba perché stavo a fare quest'altro progetto che però è finito un anno dopo, ok? E quindi comunque pure se non so 5 anni, che non avrei potuto fare proprio da 5 anni perché diciamo il quinto, cioè 5 anni fa, proprio esattamente 5 anni fa era ancora molto impegnato, diciamo già da 4 anni fa, che bene o male almeno 3 anni e mezzo fa, più o meno diciamo che mi ero un po' liberato perché poi abbiamo deciso di far finire, di chiudere la serie di demo e il gruppo per una serie di motivi, insomma mi sarei potuto già mettere a fare quello che faccio adesso. E quindi per 3 anni e mezzo, io 3 anni e mezzo, 4, avrei potuto fare più o meno queste stesse cose che faccio adesso, ma non l'ho fatte, quindi pensa al danno che ho fatto io alla comunità Vocaloid italiana perché per 4 anni avrei potuto già insegnare 4 anni fa come fai i corsi per fare Vocaloid, ve l'avrei potuto insegnare 4 anni fa
e avrei potuto 4 anni fa, non dico proprio 5 perché 5, ripeto, era abbastanza impegnato, però almeno già 4 anni fa mi sarei potuto mettere a fare altri brani, no? E contribuì a fare sta community più grande o comunque quantomeno a dare a voi gli strumenti per fare questa roba, no? Ma non l'ho fatto, ok? Non l'ho fatto per una serie di motivi e quindi vaffanculo me lo merito, perché bene o male, cioè, vi ho fatto aspettare 4 anni inutilmente. E a mia discolpa, voglio dire, c'è il lato positivo, è che nel senso se Gigi Mew mi vedete così come sto adesso in questa forma, cioè quindi con Super Saiyan, con i capelli verdi o comunque non tanto solo con i capelli verdi, però proprio in questa forma in cui me lo state vedendo adesso, è perché è stato frutto di un lavoro di ricerca che è iniziato quando è finito Demo cioè che è finito diciamo nel momento in cui stavo in metro e ho dato un nome a Gigi Mew, ok? Che poi sarebbe la seconda puntata, credo se mi pare la seconda puntata dei nostri diari, no? Quindi diciamo che non è che io per 4 anni non ho proprio non ho fatto un cazzo, sono stato, mi sono chiuso a riccio a pensare a come dovesse essere, come doveva essere questo nuovo progetto che mi sarei messo a fare, con che forme, in che maniere, però forse ci ho messo un po' troppo a pensarci. Avrei potuto tagliare probabilmente i tempi, ci sarei potuto arrivare prima, non ci sono arrivato per una serie di motivi, però insomma, bene o male, un vaffanculo per averci messo 4 anni per pensare a sta cagata con sta parrucca verde, magari insomma, mo merito pure. E il secondo vaffanculo in cui mi merito è perché non solo ci ho messo 4 anni, ma adesso sto a fare come cazzo mi pare. Capito? Cioè, voi dite, magari alcuni di voi pensano che io sto qui per aiutare la comunità Vocaloid italiana o a crescere o qualcos'altro, e da una parte è vero, ok? Quindi non mi fraintendete, questo qui è vero, però nel senso non è che lo sto a fa solo per questo, capito? Lo sto a fa perché mi piace, mi va di farlo, capito? Cioè, in parte mi diverto molto io a fare sta roba e lo faccio anche gli altri motivi, lo faccio pure per me, capito? Quindi non vorrei che mi vedeste come questo supereroe che sta qui a dare una mano alla comunità Vocaloid italiana perché è Gesù Cristo misericordioso sceso fra noi umani, fra voi umani e il suo amore è disinteressato. No, diciamo che io sto qui a divertirmi, sto a farmi i cazzi miei e comunque facendomi i cazzi miei non mi costa niente darvi una mano a spiegarvi come si fanno queste cose, a aiutarvi pure a voi a farvi crescere, no? Però ecco, quindi voi dite, non è che non c'è niente di male in questo, però non pensate che io sia sto super messia della rivoluzione musicale, perché comunque questo super messia è venuto qui a aiutarvi perché poi non è neanche così. E quindi, capito, mi meriterei un vaffanculo pure per sto motivo, perché se fossi veramente, veramente, veramente interessato a far crescere e sviluppare la comunità Vocaloid italiana, probabilmente metterei a fare brani diversi, no? Magari brani mirati a coinvolgere un maggior numero di persone, no? Perché ad esempio, che ne so, parole mi hanno detto che sembrano una serie di peti uno dietro l'altro e scuregge uno dietro l'altro che fatte passare per musica, e se ci penso bene a risentirlo effettivamente non c'hanno tutti i torti, che sono una serie di scuregge digitalizzate messe una dietro l'altra. Se invece veramente, ok, veramente volessi cercare di far arrivare di far diffondere la cultura vocaloid al maggior numero possibile di italiani, mi dovrei mettere a fare brani come Eros Ramazzotti o come Battisti, insomma, qualcosa del genere, con queste canzonette molto che piacciono a tutti o che insomma, non lo so, ecco. E quindi ecco, allora voglio dire, non è che non c'è niente di male in tutto questo, cioè non c'è niente di male né sul fatto che mi sia preso 4-5 anni per pensare su quello che avrei dovuto fare nella vita o comunque in che modo avrei dovuto farlo, e non c'è niente di male sul fatto che alla fine sto qui tuttora adesso a farmi i cazzi miei, no? Però l'importante è che voi ci abbiate questi strumenti critici e che vi rendiate conto di chi ascoltate, perché lo ascoltate e che cosa fanno. Allora voglio dire, se siete critici, no? Quando comunque mi mettete ad ascoltare qualcuno, no? E cercate di capire veramente che cosa sta facendo, perché lo sta facendo, in che modalità lo sta facendo,
e vi piace comunque, allora va bene, non ci stanno problemi, e magari sti vaffanculi me li risparmio pure, no? Però ecco, l'importante è che non ve fate, non ve fate mai ingannare, ma non solo da me, ma anche da altri artisti su quello che poi in realtà quello che loro vogliono fare o stanno facendo, no? E spesso questa è una cosa che succede, no? Magari ci piace tanto un artista perché pensiamo, ah, guarda questo qui come ribelle, guarda come non gliene frega un cazzo di niente, come manda a fanculo tutta la società, mentre invece poi magari in realtà il primo che ne so, a averci un contratto con una grossa etichetta discografica, a averci la macchina de lusso, e quindi però da fuori sembra che fa il figo, che fa l'alternativo, però in realtà è il peggio fio della mignotta perché in realtà insomma è quello che sta più dentro al sistema, ci sta più dentro di voi, capito? Però canta e dice no, ma io sto fuori dal sistema, capito? Quindi è sempre importante che voi vi mettiate con occhio critico nei confronti di quello che ascoltate, nei confronti di quello che sentite. E poi voi vedete, ovviamente, una volta che voi avete quest'occhio critico e avete questi strumenti, e allora poi va pure bene, no? Insomma, io dite, no? Perché magari ti metti a sentire questo qui che fa il super coatto, che fa il super alternativo, però lo sai che non lo è, però comunque bene o male trovi la musica sua divertente e magari l'ascolti uguale, però non ti fai fregare, capito? E questo è l'importante, insomma.